Ciao, sono Dimostratore Ludico e oggi ti farò sedere al mio tavolo in fiera per spiegarti Virtus. Scopo del gioco? Vincere! Vince chi fa più punti. Virtus è un gioco di carte nel quale per fare punti bisognerà avere la maggioranza nelle diverse virtù. Il gioco è composto da 98 carte e dai segnalini punti vittoria. Le carte sono suddivise in 7 virtù. Abbiamo la carità verde, la fede rosa, la speranza arancione, la fortezza viola, la giustizia gialla, la temperanza blu ed infine la prudenza rossa. Ogni carta riporta in alto a sinistra ed in basso a destra il suo valore. In basso a sinistra invece viene indicato quali carte utilizzare in base al numero dei giocatori. Ad esempio, in 4 giocatori si useranno solo le carte che riportano 2+, 3+, e 4+. Alcune carte mostrano un'ulteriore icona, luce, calice, acqua e fiamma. Queste daranno ulteriori punti a fine partita. Per cominciare si dispongono 2 file con 7 carte ciascuna. Quella in basso sarà la riga attiva e quindi dalla quale potremo prendere le carte, mentre quella superiore è la ricarica. In pratica ci fa sapere quali carte verranno aggiunte appena si libereranno i posti in basso. Ogni giocatore riceve un segnalino da 7 punti vittoria, si sceglie casualmente il primo giocatore e poi si procederà in senso orario. Durante il proprio turno il giocatore avrà un'unica azione da poter fare, e cioè scegliere quali carte prendere dalla riga attiva, cioè quella più bassa. Come si scelgono le carte? Bisogna rispettare 2 regole. O si pescano tutte le carte relative alla stessa virtù, oppure tutte le carte che riportano lo stesso valore. Ad esempio, le 2 blu della temperanza o le 3 verdi della carità, se vogliamo scegliere in base alla virtù. Attenzione, non è possibile prendere solo una carta di una singola virtù se sono presenti altre carte della stessa virtù. Bisogna obbligatoriamente prenderle tutte. Oppure possiamo prendere le carte col valore 12. Anche in questo caso non è possibile prenderne una sola, ma bisogna prendere tutte le carte che riportano il valore di 12. Dopodiché bisogna far scivolare le carte dalla riga superiore per riempire i vuoti e si pescheranno altrettante carte per la riga superiore, posizionandole da sinistra verso destra. A questo punto tocca al giocatore successivo in senso orario e si continua così finché tutte le carte non verranno pescate dai giocatori. Quindi prima si esaurirà il mazzo, poi si esaurirà la riga di ricarica superiore ed infine verranno pescate le ultime carte della riga attiva. A questo punto si calcoleranno i punti vittoria. Secondo un ordine prestabilito vengono verificate le maggioranze delle varie virtù, cioè si verifica chi sono i 2 giocatori ad avere più carte in ogni determinata virtù. Chi ne avrà di più riceverà 5 punti vittoria e verrà considerato come primo classificato, mentre il secondo classificato riceverà 2 punti vittoria. In caso di pareggio avrà la maggioranza chi avrà la carta con il valore più alto. Ad esempio, 2 giocatori hanno entrambi 4 carte blu temperanza, ovviamente ne hanno più degli altri giocatori. Per sapere chi avrà 5 punti si guarda il valore della carta più alta. In questo caso un giocatore ha il 10 mentre l'altro ha un 8, quindi chi ha il 10 sarà il primo classificato e riceverà 5 punti vittoria, mentre chi ha l'8 sarà il secondo classificato e riceverà 2 punti. Inoltre, ai 2 giocatori verrà attribuito il potere speciale della virtù. Risolto il potere speciale della virtù, si passerà al calcolo della maggioranza della virtù successiva, assegnando sempre punti e poteri. L'ordine per attribuire maggioranze e poteri è il seguente. Per prima si calcola la maggioranza della carità verde, poi si attribuisce il suo potere. Il primo classificato potrà scartare fino a 3 carte, quindi anche solo una o 2 se vuole, eccetto le carte verdi carità, e per ogni carta che riporta il simbolo fiamma, acqua o calice otterrà 3 punti vittoria, per un massimo quindi di 9 punti. Il secondo classificato potrà scartare solo una carta, per un massimo quindi di 3 punti. Poi si calcola la fede rosa, sempre prima la maggioranza e poi viene attribuito il potere. Al primo classificato viene assegnato il potere che potrà scegliere una virtù e tutti gli altri giocatori, eccetto il secondo classificato, se ce l'hanno, dovranno consegnargli una carta a loro scelta di quella virtù. Se non ce l'hanno, ovviamente non consegneranno nulla. Poi si passa alla speranza arancione. Il primo classificato sceglie uno o 2 avversari, eccetto il secondo classificato,
e ruberà un punto vittoria per ogni icona della luce in loro possesso. A questo punto tutti i giocatori dovranno rivelare le loro carte. In pratica dovranno far vedere tutte le carte che hanno in mano, mettendole a vista sul tavolo. Si continua quindi a calcolare le maggioranze e si procede quindi con la fortezza viola. Il potere è quello che permette al primo classificato di ricevere un punto per ogni carta fortezza posseduta. Il secondo classificato ottiene invece un punto ogni 2 carte fortezza possedute. Per la giustizia, gialla, il primo classificato riceverà 2 punti per ogni icona fiamma che possiede, mentre il secondo classificato solo un punto per ogni fiamma. Poi si passa alla temperanza blu. Il primo classificato riceve un punto per ogni icona calice o acqua, mentre il secondo classificato un punto per ogni coppia calice e acqua insieme. Infine, la prudenza rossa. Il primo classificato riceve un punto per ogni virtù differente dalla prudenza. Ad esempio, se ha altre 4 virtù diverse dalla prudenza, otterrà 4 punti. Mentre il secondo classificato otterrebbe la metà arrotondata per difetto. Quindi, ad esempio, se dovesse avere in mano 5 virtù differenti, otterrebbe 2 punti vittoria. Dopo aver risolto tutte le virtù, verranno assegnati 3 punti vittoria per ogni tripletta di icone diverse. Quindi una fiamma, un'acqua e un calice insieme. Vincerà chi avrà ottenuto il punteggio più alto, ed in caso di pareggio allora vincerà chi possiede il maggior numero di triplette fiamma acqua calice. Iscrivetevi al canale YouTube e buon divertimento!